Raspberry Pi Pico è il nuovo Arduino del quartiere. Raspberry Pi OS Update, l'addio di Flash Player. Kalash lancia Tone 2 Pro con versione audio avanzata. Nvidia e l'e-learning con i nuovi Jetpack. Sandit Libri e Moreware per la presentazione di nuovi libri. Buongiorno a tutti, eccoci alla seconda puntata, al secondo appuntamento delle news di Moreware. Raspberry Pi ha appena rilasciato Raspberry Pi Pico, la prima scheda microcontrollore basata sul nuovo chip RP2040, progettato per essere economico, circa $4 negli Stati Uniti, e flessibile. È una piattaforma di sviluppo in grado di lavorare con i linguaggi C, C++ e Python. Il chip incorpora un nuovo processore dual-core Cortex M0 in tecnologia ARM in grado di funzionare a ben 133 MHz, che può far conto su 2 MB di flash memory precaricate e 264 KB di SRAM. Ma quello che davvero impressiona è la gestione del risparmio energetico di questo piccolo mostro. Una nuova versione della distribuzione ufficiale del sistema operativo Raspberry Pi è ora disponibile per il download. È stato aggiunto il nuovo supporto per stampanti Epson, per lo screen reader di Chromium, è stato corretto un bug sulla notifica energetica via USB, aggiornate 3 lingue, tra cui l'italiano. Adobe Flash Player è stato rimosso dal sistema operativo in modo permanente, assieme all'IDE di Scratch 2. Anche il sistema di riproduzione ora utilizza Pulse Audio in modo organico e fluido. Tone 2 Pro è la Tone Board di seconda generazione di Kalash, board che incorpora una varietà di feedback proveniente dagli utenti del prodotto di prima generazione. Il DAC è stato accoppiato con 4 potenti amplificatori operazionali OPA 1612 e 3 amplificatori buffer. Questo percorso di amplificazione a 3 stadi consente a Tone 2 Pro di pilotare un'ampia gamma di cuffie esigenti di livello audiofilo con impedenza sino a 150 ohm. Nvidia Jetpack SDK è la soluzione più completa per la creazione di applicazioni AI. Tutti i moduli JSON e i kit per sviluppatori sono ora supportati dal Jetpack SDK. Il sistema include l'ultimo pacchetto driver Linux con sistema operativo e libreria accelerate CUDA-X e API per Deep Learning, visione artificiale, Accelerated Computing e Multimedia. Jetpack 4.5 è l'ultima versione di produzione che supporta tutti i moduli JSON, Docker, funzionalità di sicurezza, supporto per la crittografia completa del disco, funzionalità di bootloader potenziata e un nuovo modo di eseguire il flashing dei dispositivi JSON utilizzando NFS. La libreria Sandit e Moreware hanno stretto una nuova partnership diretta alla produzione, all'offerta e alla diffusione di libri e manuali orientati agli sviluppatori. Dalle prossime settimane, ogni domenica presenteremo un nuovo volume, sia esso manuale per lo sviluppo, saggio o testo per la didattica, nella caratteristica forma di recensione che oramai in molti ci invidiano. Bigor File è il primo computer economico al mondo della dimensione di una scheda che implementi l'architettura RISC-V per Linux. Immaginate di avere un sistema di elevate prestazioni basato sul processore RISC-V. Immaginatelo mentre lavora in silenzio, consumando pochissima energia. Immaginatelo come una duplice, flessibile e servizievole con Linux a bordo o diretto e preciso con un sistema operativo real-time. Immaginatelo ancora con un sistema di acceleratori dedicati al multiprocessing, alla pattern recognition e alla AI. E ora aprite gli occhi ed ammiratelo, è appena nato Bigor 5. Torniamo a parlare di schede e tecniche di programmazione, affrontando il tema del risparmio energetico sulla board ESP8266. In particolare, in questo articolo analizziamo la modalità per consentire alla scheda di accedere alla funzione Deep Sleep e spegnersi sino all'arrivo di un interrupt esterno.
Il modo più semplice per risparmiare energia su un ESP8266 consiste infatti nello spegnere la board quando non viene utilizzata e accenderla quando necessario. SparkFun Showcase, i nuovi prodotti dagli USA. La Micromode Water Carrier Board è una periferica per l'ecosistema Micromode che consente di creare la propria stazione meteorologica con uno dei tanti processori. La scheda portante include 3 sensori: il sensore di temperatura, pressione e umidità VME280, il sensore UV-VM L6075 e il rilevatore di fulmini AS3935. Dotato del SOC NRF 52840 di Nordic Semiconductor, il processore SparkFun Micromode NRF 52840 offre una potente combinazione di CPU ARM, Cortex M4 e riesce trasmettitore Bluetooth a 2.4 GHz nel fattore di forma Micromode, con il connettore Micromode M2 per consentire di collegare un compatibile carrier board con un numero qualsiasi di periferiche. E per concludere in bellezza, abbiamo avuto un'anteprima della versione 6.0 del CAD elettronico KiCad. KiCad 6.0 dovrebbe arrivare nel secondo o terzo trimestre del 2021. Abbiamo dato un'occhiata alle build notturne etichettate 5.99 che alla fine diventeranno KiCad 6.0. Molti dei cambiamenti più nascosti che gli sviluppatori di KiCad hanno introdotto in KiCad 6, inclusi numerosi miglioramenti nascosti e nuove funzionalità di produttività nel front-end, sono già visibili nel work in progress. Un nuovo formato file consente ad esempio di creare file con i componenti presi dalle librerie e di portarli su macchine dove tali librerie non sono installate. Altre migliorie vanno dall'interfaccia grafica al ray tracing utilizzato per la visualizzazione 3D, dalla sostituzione dei testi alla possibilità di creare delle piste arrotondate. KiCad 6.0 potrà importare file dalle versioni precedenti, ma non sarà possibile ovviamente il contrario. E per oggi è tutto. Grazie per averci seguito. Se volete rimanere in contatto con le news di Morewear, cliccate sul sottoscrivi, cliccate la campanellina e ci sentiamo tra 15 giorni. Arrivederci.